Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di True Crime. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me, a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi tanti like di sostegno. Ciao, io sono la figlia di Anna e oggi vi racconterò una storia di estrema ingratitudine, di cieca ferocia che sconvolse Roma nell'ottobre del 1945. Oggi vi racconterà la storia delle sorelle Cataldi. Angela Barruca è una donna di 34 anni originaria di Colleferro, un piccolo paese nella campagna romana, e si è trasferita insieme al marito Pietro Belli, un commerciante, a Roma. L'uomo col suo lavoro, nonostante il periodo sia difficile, il periodo del dopoguerra, riesce a far condurre alla famiglia uno stile di vita discretamente agiato. I due hanno 3 figli, di cui il più piccolo, Gianni, ha solo 2 anni e mezzo, e vivono in piazza Vittorio Emanuele al numero civico 70. C'è fame a Roma nel 1945, tante case sono distrutte e gli sfollati si contano a centinaia, ma loro riescono a sbarcare il lunario con una discreta facilità e questa cosa attira l'invidia di molti. Invidia come quella provata da Lidia e Franca Cataldi, 2 sorelle originarie anche loro di Colleferro, come Angela. I Cataldi non hanno mai conosciuto la miseria. Il padre infatti aveva una macelleria ben avviata e un allevamento di ovini. Poi però, con la guerra, inaspettatamente, improvvisamente, era arrivato il dissesto economico. Le ragazze per la vergogna non vogliono più uscire di casa. Lidia passa le giornate a guardare dalla finestra, per poi sfogare la sua ira sui fratelli e sui genitori. Lidia non è mai stata quella che si può definire una brava ragazza. Aveva un carattere dispotico e collerico, era lunatica e irascibile. Non aveva mai avuto voglia di lavorare. È cresciuta dalle suore, le maestre Pie di Velletri, ma di quegli insegnamenti, a parte leggere e scrivere, non le era rimasto nulla. Aveva un carattere gretto e provinciale. Franca invece era una grande mammona. Veniva chiamata da tutti cecchina e studiava con profitto. Era arrivata all'ultimo anno della scuola dell'avviamento al lavoro. Probabilmente è stata trascinata sulla cattiva via dall'influenza della sorella. È in quel momento di grave difficoltà economica della famiglia Cataldi che le 2 sorelle cominciano a frequentare la casa accogliente di Angela Barruca, che generosamente prende a cuore le sorti di quelle 2 bambine, che sono all'apparenza così carine, e soprattutto predilige Franca, che ha dei capelli biondi e un viso angelico. Le 2 sorelle prendono l'abitudine di trascorrere interi pomeriggi in quella casa, ma quando se ne vanno, Angela e i suoi familiari si accorgono che sparisce sempre qualcosa, o un braccialetto d'argento, o una moneta da 200 lire, o un orologio, e pensano subito che la causa di questi furti siano le 2 ragazze, ma non dicono niente. Il tempo passa e Angela si sposa con il commerciante Pietro Belli e si trasferisce a Roma e hanno prima 2 bambine, Laura e Franca, e poi arriva un maschietto, il piccolo Gianni. Nell'ottobre del 1943 invece tutta la famiglia Cataldi finisce in un campo di sfollati a Cesano. La vita nel campo però non fa proprio per loro, che sono abituati a ben altro tenore di vita. Passano qualche settimana e poi riescono a trovare un appartamento in affitto dalla signora Angelica Mocci, in un cottage proprio all'inizio del paese. Un appartamento dignitoso con un bel giardino proprio vicino alla stazione ferroviaria. La padrona di casa li ricorda come delle persone serie, affidabili, fortemente traumatizzati dal tracollo finanziario e volenterosi di rimettersi negli affari. Quella casa è una sistemazione provvisoria. I primi ad andarsene sono i fratelli Alfio e Alba, seguiti poi dai genitori. Franca e Lidia rimangono così a vivere da sole in quella casa.
Conducono uno stile di vita irreprensibile. Vanno a Roma 3 o 4 volte a settimana, ma rincasano sempre prima del tramonto. Prima di andare a letto, Lidia si ricorda sempre di passare a salutare la padrona di casa, Angelica, e Gisella, la sua bambina di 2 anni e mezzo. I vicini le ricordano come ragazze chiuse e riservate, che non danno mai troppa confidenza, che hanno pochi svaghi, poche uscite serali, conducono una vita irreprensibile e sono sempre puntuali col pagamento dell'affitto. Le 2 sorelle trafficano con il mercato nero. Infatti portano in città dai loro clienti fidati i prodotti alimentari di base come il latte oppure le uova o le verdure, che in campagna si trovano ancora facilmente, mentre in città scarseggiano. Questo giro d'affari è abbastanza remunerativo e quindi le ragazze vanno avanti e indietro da Roma frequentemente. La loro prospettiva è quella di trasferirsi al più presto, di lasciare quel paesino per ritornare a vivere a Colleferro. Lidia inoltre si è fidanzata con un ufficiale e il suo sogno è quello di riuscire a sposarsi. Forse è proprio per realizzare questi progetti che le 2 sorelle decidono di fare il colpo grosso. Si mettono d'accordo con una signora, Adele Marini, che vuole acquistare 2 colli di volpe argentata da regalare alla figlia, che è un'amica di Lidia, per il suo matrimonio con un giovane ufficiale calabrese. Le 2 pellicce, le sorelle, le hanno addocchiate proprio nella casa di Angela Barruca e probabilmente c'è stata anche una contrattazione, che poi però non è andata a buon fine. Per questo motivo le 2 ragazze si macchieranno di un orrendo crimine quel 20 ottobre del 1945. Le 2 sorelle suonano il campanello di Angela prima delle 9 del mattino e mentre salgono le scale fino al 5° piano di quel palazzo in piazza Vittorio Emanuele hanno già con sé nascosto un grosso coltello. Angela le fa accomodare, ma quasi subito scatta una brutale aggressione. Le 2 sorelle la picchiano e Angela tenta disperatamente di difendersi, ma poi cade e un coltello le recide completamente la gola. Angela però quella mattina non era a casa da sola. Con lei c'era il piccolo Gianni di soli 2 anni e mezzo, che assiste alla scena e piange disperato e spaventato. Ma le 2 sorelle non hanno pena e pietà per quel bambino così piccolo. Lo prendono, lo trascinano in bagno e mentre Franca lo tiene fermo sul bordo della vasca da bagno, Lidia lo accoltella. Gli taglia la gola come se fosse un agnello, come da piccole avevano visto fare al macello del padre. Ma se da piccole quello spettacolo le inorridiva, adesso lo ripetono con una tecnica agghiacciante. Poi le 2 ragazze scappano, dopo aver rubato le 2 pellicce nascoste in una borsa. Sarà il cugino della vittima, Enrico Pozzi, a dare l'allarme, quando poco prima di mezzogiorno suona al campanello di Angela che non risponde. L'uomo chiede ai vicini, che di solito aiutano Angela con il piccolo Gianni, ma nessuno sa nulla e gli viene un brutto presentimento. Decide allora di buttare giù la porta con una spallata e quando entra nella stanza vede tutti i mobili a soqquadro e in un angolo dietro il divano trova il corpo senza vita di Angela. La donna ha la gola recisa, diversi lividi in faccia e un occhio tumefatto, ma la scoperta ancora più agghiacciante è quella del piccolo corpo di Gianni che si trova sgozzato nella vasca da bagno. A mezzogiorno arrivano sul posto gli inquirenti, che non hanno all'epoca a disposizione grandi strumentazioni scientifiche, ma capiscono subito che la donna è morta da poco e ha subito una brutale aggressione dalla quale ha tentato di difendersi disperatamente. Gli inquirenti non avevano a disposizione le videocamere di sorveglianza come ci sono oggi, ma avevano una risorsa migliore: il portiere Cesare Betti.
che non solo identifica le 2 ragazze che quel giorno erano saliti a casa di Angela, ma ne dà i nomi, i cognomi e le abitudini. Le sorelle Cataldi vengono trovate subito. Si trovano in Piazza Risorgimento, sulla corriera che doveva partire per portarle a Cesano. Franca è riuscita a trovare un posto a sedere quando la vettura era ancora nel garage. Aveva un braccio ferito e aveva riferito all'autista di essere stata investita e di essere ferita. Stessa cosa ripeterà agli inquirenti quando la arrestano, dicendo di essere stata poi medicata all'ospedale San Giovanni. Le 2 sorelle vengono interrogate separatamente in 2 stanze diverse del commissariato. Lidia vuota il sacco dopo 6 ore di interrogatorio, mentre Franca continua a cambiare versione, dicendo di essersi ferita nel tentativo di strappare il coltello alla sorella mentre cercava di uccidere il piccolo Gianni. Nel frattempo, una donna si presenta in commissariato con un coltello insanguinato, che si rivela proprio essere il coltello utilizzato dalle 2 sorelle e poi abbandonato durante le fughe su un muretto in via Emanuele Filiberto. Roma scopre con orrore il delitto e una folla oceanica assiste ai funerali nella chiesa di Sant'Eusebio. Tale è la partecipazione a questo funerale che persino i giornalisti che stanno seguendo il caso ne rimangono impressionati. Le cronache raccontano che le persone erano addirittura attaccate alle colonne in marmo della chiesa per riuscire a vedere le bare e i crisantemi bianchi che erano appoggiati su di esse. Durante la cerimonia una panca si è addirittura rotta per via del peso eccessivo, fortunatamente senza fare vittime. C'è chi invoca la pena di morte per le 2 assassine. Il popolo vuole vendetta e lo dimostra subito, perché trapela la notizia che le 2 ragazze stanno per essere trasportate nel carcere di Mantellate. E così fuori dal carcere si forma una folla di 1000 persone, tra l'altro la maggior parte delle quali donne. Quando arriva il cellulare con all'interno le 2 ragazze, viene accerchiato dalla folla, mettendo in grave difficoltà i poliziotti, che alla fine si trovano costretti a fare dietrofront, e le 2 ragazze vengono condotte in carcere passando dalla scuola di polizia. Anche nel carcere nessuno vuole stare insieme alle 2 ragazze. Il loro omicidio suscita orrore anche nelle detenute. Fin da subito in carcere le personalità delle 2 sorelle si vanno delineando, differenziandosi di netto tra di loro. Franca, la più piccola, che all'epoca dei fatti aveva solo 17 anni, passa le giornate piangendo, lasciandosi andare al dolore. La ferita che aveva al braccio peggiora e a un certo punto si teme anche che debba essere amputato il braccio, ma i medici del carcere riescono a salvarglielo. Lidia, invece, che all'epoca dei fatti aveva 22 anni, sembra più fredda e distaccata. Freddezza che poi col tempo si trasforma in agitazione per poi sprofondare nel delirio. La trovano in cella urlante di notte con gli occhi sbarrati, che continua a ripetere il nome di Angela, e poi dice di vedere il piccolo Gianni fuoriuscire dalle pareti della cella. Viene affidata alle cure delle suore che lavorano in carcere e sembra calmarsi solo quando al collo ha il rosario. Il caso sconvolse l'opinione pubblica per la totale ingratitudine delle 2 sorelle che hanno ucciso in modo così brutale e senza farsi problemi Angela, che era stata così generosa e gentile con loro, e non avevano risparmiato nemmeno il piccolo Gianni, di soli 2 anni e mezzo. In aprile Lidia Cataldi, che fu considerata l'autrice materiale del delitto, fu condannata all'ergastolo, mentre la sorella Franca fu condannata a 30 anni. Il coltello usato dalle 2 donne è a tutt'oggi conservato nel Museo Criminologico di Roma. Online potete trovare le fotografie dei corpi di Angela e di Gianni. Io mi ci sono imbattuta per caso durante le ricerche, ma vi sconsiglio caldamente di andarle a cercare. Vi auguro che questo video sia stato di vostro interesse. Io vi aspetto sempre qui, sempre domenica alle 10. Un bacione, ciao!